Ciao ragazzi, welcome till min canal. Prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale. Ogni venerdì alle 7 del mattino esce sempre un nuovo video e vi faccio compagnia nel vostro stanzino preferito. In più mi trovate su Facebook e su Instagram. Con il pedale di oggi vi porto in Danimarca, nella patria dei vichinghi. Parliamo del Vibraclon Rotary della TC Electronic, azienda danese fondata nel 1976, che progetta effetti per chitarra elettrica, interfacce audio per PC, software plugin audio, apparecchiature per studio, insomma, diciamo che ne sanno. Nel 2010 hanno commercializzato il primo accordatore polifonico al mondo per chitarra elettrica, il Polytune. Lo vedete sempre nelle mie pedaliere. Cosa vuol dire polifonico? Significa che ci consente di avere sotto controllo contemporaneamente l'accordatura di tutte le corde della nostra chitarra elettrica direttamente sul display. Ed è fighissimo. Torniamo a noi. Il Vibraclon Rotary è un emulatore di altoparlanti rotanti anni 60 con un'interfaccia molto semplice a due manopole, come potete vedere. Con questo pedale riusciamo a ottenere il classico suono vintage dei vecchi sistemi di Rotary speakers, progettati inizialmente per gli organi, ma che poi ha trovato la sua vera consacrazione con la chitarra elettrica. Finisce così giustamente nella storia del rock ed il suo suono rimane immortalato in tantissime registrazioni. Ok, andiamo a vedere il prodotto nel dettaglio. Chassis in metallo molto robusto, davvero sembra un carro armato da molta sicurezza. Interfaccia molto semplice da utilizzare, abbiamo due manopole, speed, con questa andiamo a regolare l'intensità della velocità dell'effetto, drive invece ci dà anche la possibilità di distorcere il suono. L'interruttore a levetta consente di scegliere tra corale e tremolo per avere un suono ancora più vintage. Ovviamente il pedale è true bypass, quindi massima integrità del segnale. L'alimentatore, come al solito, è un alimentatore da 9 volt che ovviamente non è in dotazione. Il pedale è stato progettato in Danimarca ma ovviamente prodotto in Cina. Come dicevamo, molto robusto, pesa sui 500 grammi. Lo trovate online su tutti i siti, anche sul sito della TC Electronic, costa tra i 60 e i 90 euro.
Siamo arrivati alla fine del video, ragazzi. Trovo il pedale davvero interessante. Facciamo un tuffo nelle sonorità vintage anni 60-70. A tal proposito però voglio fare una riflessione. Sono molte le recensioni su questo pedale che definiscono il suono cupo. Tuttavia bisogna ricordare che quelle sonorità erano proprie di quegli anni. Io trovo che questo pedale ricrei in maniera piuttosto soddisfacente le timbriche di quel periodo e soprattutto se avete nostalgia di quei tempi e volete ricrearne il suono, non vi vedrete costretti a spendere un capitale. Mettete sempre un bel mi piace al video, commentate, condividete e come al solito ci vediamo la prossima settimana. Ciao!